Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Con il video di oggi andiamo a vedere chi sarà o come sarà la prossima persona che vi farà battere il cuore. Possiamo parlare sia di una situazione diciamo di tipo romantico, ma anche di un'avventura, ok? Bene, oggi lavoreremo in un modo diverso, nel senso che userò solo metà mazzo per ogni stesa. Quindi qui ci sono i mazzetti. Nella scelta 1 abbiamo un 5 di spade e nella scelta 2 abbiamo la regina di spade. Bene, ci vediamo nella vostra lettura. E benvenute alle persone che hanno scelto il 5 di spade. Adesso andiamo a vedere i tratti generali di questa persona. Io vi ricordo sempre che le letture sono generiche, quindi prendete quello che vi risuona e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla, potete ascoltare l'altra lettura. Sotto in descrizione poi trovate il link a video che potrebbero interessarvi e alle previsioni del 2024. Allora ragazzi, abbiamo un fante di spade, un 8 di denari, un re di denari, un re di coppe, regina di bastoni, l'eremita, 6 di bastoni, appeso, facciamo che li metto di qua, e 7 di denari ragazzi. Ok. Allora, ho la sensazione che questa persona potrebbe essere una persona di un certo livello sociale, di un certo livello emotivo, cioè nel senso matura, una persona che ha, come vi posso dire, maturato un certo tipo di esperienza a livello personale, a livello di anima, è come se fosse una persona già con una certa saggezza. Per qualcuno quindi si può trattare di una persona grande, diciamo dai 40-45 anni in su, adesso dipende da che età avete voi chiaramente. Devo dire che è una persona idealista, con tante idee, con tanto entusiasmo, tanta concretezza, è una bella persona, vederla così. Vi dico, c'è anche questo 8 di denari. Ho la sensazione che sia una di quelle persone presenti nella vita degli altri, cioè che si presta insomma ad aiutare, a stare, a sorreggere, proprio perché ha già maturato un certo tipo di solidità sia emotiva che concreta proprio nel materiale, diciamo così, no? Allora, devo dire che è una persona a cui piace la dinamicità, è una persona a cui piace anche la vita mondana per certi versi. Devo dire che è un po' come se avessi bisogno di essere, come vi posso dire, coinvolto con la mente prima. Devo anche dire, ragazzi, che non è una avendo tutta questa concretezza di cui vi parlavo prima, non è una persona alla quale piace rimanere sulle spine, cioè rimanere
sì, nell'incertezza, diciamo così, no? Sapete, ogni tanto quando ci chiedono, non lo so, vieni sabato e noi non siamo... Scusate. E noi non siamo sicuri di voler andare, potremmo rispondere, ci penso, poi ti faccio sapere. Ecco, non è tanto il tipo di persona che aspetta per molto tempo, ha bisogno di certezze a livello di persona. Vi dico, potrebbe seguire anche qualche... allora, avere qualche ruolo ufficiale in qualche ditta grossa, potrebbe essere un capo, potrebbe avere qualche ruolo politico, qui sento, ragazzi. Eh, Però devo dirvi anche che è una persona molto riflessiva, è una persona che, come vi ho già detto prima, aveva maturato, ha due re, per capirci, e un eremita, quindi ha già fatto un lavoro, c'è un certo tipo di saggezza da parte di questa persona. Può anche essere che abbia un certo tipo di differenza di età rispetto a voi, però comunque sento che è una persona a cui moltissimi fanno riferimento. Potrebbe essere veramente un leader, un capo, una guida, anche una guida naturalistica, per capirci, una guida in palestra per qualcuno. Ehm, è una persona comunque amorevole. Vi dicevo, gli piace sì stare in società, ma anche prendersi del tempo. La sento una persona equilibrata, ragazzi, molto concreta da un lato e molto, diciamo, matura emotivamente dall'altro lato. C'è anche questo eremita, quindi vi devo dire che ha già fatto un lavoro di introspezione, ha già maturato un certo tipo di esperienza. ehm, la vedo una bella persona comunque. Allora, per quello che riguarda il dove e il quando incontrerete questa persona. Allora, il quando vi dico che secondo me è piuttosto velocina la cosa, diciamo tra il mese e mezzo da quando ascoltate la lettura ai 2 mesi e mezzo. Anche se vi dirò che ho la sensazione che per qualcuno conosciate già, cioè nel senso l'avete già vista questa persona, magari non sapete come si chiama, non vi siete mai presentati, ma qualcuno ha già visto questa persona. Ehm, Un'altra cosa che vi posso dire è che gli o le piace la buona cucina. È una persona che ama la cucina raffinata o comunque un po' ricercata, tradizionale però. Cucina non portatelo al sushi, no, cucina tradizionale. E vi dico che allora, per qualcuno ha a che fare la banca nella conoscenza di questa persona. Banca, assicurazioni, qualche, mm, qualche, come vi posso dire, qualche questione o anche legata ai figli, o come eh, mi stanno facendo vedere l'immagine di una festa tipo di compleanno dove ci sono tanti bambini, appunto. Quindi ho come la sensazione che potrebbe essere il papà o la mamma di qualche altro bambino. Se non avete figli, potrebbe essere una festa per una raccolta fondi o per un qualche cosa che è inerente la raccolta dei vestiti usati, dei rifiuti, la raccolta fondi principalmente.
raccolta firme, mi dicono. Va bene ragazzi, andiamo a vedere che cosa riesco a dirvi di più. Non mi soffermo tanto, tiro solo un arcano maggiore, scusatemi, un arcano di questi qua piccoli, ecco appunto ne sono appena usciti due. Molto bene. Allora, la forza e il 4 di pentacoli. Sì, ve l'ho detto, è una persona che ha coraggio, che ha forza di volontà, che ha concretezza. Una carta per l'8 di denari, per piacere, grazie. E una carta per il re di denari, per piacere, grazie. Ok. Qui abbiamo il 3 di bastoni e qui abbiamo la temperanza. Sì, ma sento che questa persona, ragazzi, è concreta, è equilibrata, ve l'ho già detto, è una persona che guarda il futuro con fiducia, è una persona che costruisce le cose passo dopo passo. Andiamo a vedere il re di coppe. Regina di bastoni nuovamente, andiamo a vedere la regina di bastoni. 7 di pentacoli che avete già qui. Ragazzi, c'è qualche componente anche legata al giardinaggio, alla raccolta dei frutti. Adesso inizia la stagione della primavera, inizia la stagione in campagna praticamente, e quindi ci può anche essere qualche questione di intorno, cioè nel senso che potrebbe essere un posto dove magari conoscete questa persona, anche i corsi di erbologia o di, non so, fanno delle escursioni in montagna molte volte per conoscere le erbe terapeutiche, le erbe curative, tutto quello che ha a che fare con la natura, con la terra e con il fuoco, perché questa è una regina di bastoni, quindi non lo so, potrebbe essere un corso con il pirografo per dirvi. Possono essere posti potenziali per conoscere questa persona. Il fuoco, ci vedo tanto il cibo, quindi non so se potrebbe essere che voi lavorate in un ristorante, vedo i fornelli, vedo la brace per capirci. Ehm, o un ristorante anche potrebbe essere un posto dove un corso di cucina anche, qualcosa dove si maneggia la terra, terra intesa come quello che cresce nella terra, il cibo, piuttosto che fiori e piante. Andiamo a vedere l'eremita. E comunque, un'altra cosa che mi viene da dirvi, se volete un po' ammaliare questa persona, ragazzi, ehm, cioè, nel senso, se volete conquistare questa persona, dovete essere un po' ammaliatori o ammaliatrici. Anche farvi desiderare un po', mi verrebbe da dire. Abbiamo il carro. Che interessante. Allora, devo dire che potrebbe essere una persona alla quale piace fare dei viaggi, o dei ritiri spirituali in solitudine, ma più che tutto viaggi, o potrebbe anche essere una di quelle persone che quando ha bisogno di fare una scelta importante si chiude nella caverna, nella grotta e non vuole sapere niente di nessuno, perché ha bisogno di scegliere da solo o da sola. Vi dico, potrebbe anche essere un qualcuno che cura l'aspetto fisico, quindi anche per esempio un insegnante in palestra, un insegnante di fisioterapia o cose per lo stile, perché sento che è una persona che ci tiene molto. Vi dico, la sento raffinata, di un certo stile, di una certa classe, con una certa maturità sia emotiva che mentale, che pratica, ha raggiunto già certi obiettivi. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Una carta per il 6 di bastoni, per piacere, grazie. Il matto. Allora, potrebbe anche essere una persona, ragazzi, che, soprattutto se avete un progetto, potrebbe essere una persona che vi aiuta con una startup. Sento che proprio fa parte del suo lavoro iniziare, guidare,
condurre quello che è nuovo, quello che sta iniziando. Andiamo a vedere l'appeso. Abbiamo un 5 di spade, che è la carta qui, L'ambiguità. Io sento questo 5 di spade come l'ambiguità. È come se fosse una persona tanto cervellotica e cerca sempre di vedere il risvolto della medaglia. Perché sento che è una persona, come vi dicevo qua, no? Molto concreta. E quindi potrebbe essere che non sia una persona che, come vi posso dire, si fa prendere dalle facili emozioni, ma anzi, sento che è una persona che pondera tanto, ma infatti ve l'ho detto prima, è già matura. È una persona di un certo tipo. Andiamo a vedere il 7 di denari, ragazzi. Mm. Abbiamo un asso di pentacoli e un 2 di bastoni. Di nuovo mi ridà guardate, potrebbe anche essere che conoscerete questa persona ad un'inaugurazione di un ristorante, per esempio, di un'azienda, di un vivaio, di qualche cosa che ha a che vedere con la natura, come vi dicevo prima. È come se fosse un evento sociale, lo sento così. Appunto, potrebbe essere una raccolta fondi, potrebbe essere l'apertura di un ristorante, l'apertura, non lo so, l'inaugurazione di una zona verde dove si può fare il barbecue, una zona attrezzata, cose per lo stile. Però, però vi dico, abbiamo anche un 2 di bastoni. Sento che questa persona è, mi viene da dire, talmente, per come la vedo io, ragazzi, tenete presente che io leggo energia, però per come la vedo qua, è talmente che uno dice no, ma non può essere vero. E quindi gli nasce il dubbio. Che vi dirò una cosa, per esperienza personale, qui le carte non c'entrano niente, è sempre meglio mantenere le antenne allerta. Però in questo caso, vedendo le carte, vi dico che mi sembra una persona proprio pulita, ragazzi. Poi, se vi devo dire, diciamo, amore a prima vista, no. Però stima, rispetto, tanta concretezza, cioè è una persona che se vi dice sì, domani ci sono, magari fa i salti mortali per esserci, però c'è. Magari non sta all'ora che vi aveva promesso, sta mezz'ora, ma viene. Sapete? È una di quelle persone che non delude. Però avete un matto, Ups. Avete un matto, quindi sento che potrebbe nascere perlomeno una bella avventura, o potrebbe nascere come una bella avventura. Devo dire che qui c'è anche un 5 di spade e potrebbe essere che la persona stia vivendo una fase della sua vita non proprio lineare e che quindi sia quello il motivo anche del suo bisogno di concretezza. A livello pratico direi che i primi chakra li ha ben sviluppati, potere personale, solidità, solide basi. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Un consiglio. Gli amanti. Potenziale ce n'è, ragazzi, potenziale ce n'è. Questa si è fermata così, la prendiamo. Consapevolezza. Guardate, è come se volessero dirvi che l'amore è quello, come vi posso dire, profondo. Ehm, si costruisce, arriva attraverso la consapevolezza e parte con tutte quelle cose di cui parlavamo prima, quindi la sincerità, il rispetto per l'altro, la comprensione, cioè è un lavoro, non è quella cosa che parte a razzo dove il cuore sembra che debba saltare dalla gola e poi dopo una settimana o due, boh, ho cambiato idea, scusa, forse non mi piaci così tanto. E qui sento che può arrivare proprio quello. Ho come l'idea che la persona abbia bisogno di un po' di spazio però in questo momento.
Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi, vediamo se ci dà qualche altra dritta interessante. Tante. Amore non corrisposto. Non c'è abbastanza attrazione o alchimia perché questa relazione possa funzionare. Ma come vi dicevo è che le cose si costruiscono. Infatti, conoscersi, se svelate l'uno all'altra il vostro sé più nascosto, rafforzate il vostro legame. Vi dico, la base è rispetto, fiducia, tanta comprensione e sincerità e la comunicazione, anche comunicare all'altro quando c'è qualcosa che ci turba o che ci dà fastidio del suo comportamento. Poi abbiamo nuovo amore, una nuova persona ha risvegliato i tuoi sentimenti e io credo che sì, sarà questa persona, ma è un po' come se i tempi non fossero ancora maturi, va costruito poco per volta questo tipo di legame. E poi abbiamo fai attenzione alle bandiere rosse e qua vi dicevo perché il dubbio, no, di mantenere sempre le antenne ben dritte e qua vi dice ci sono segnali che ti mettono in guardia. Ragazzi, io potenzialmente la relazione la sento bella. C'è questo eremita che mi dice che la persona o è tanto tempo che è da sola ed è abituato a essere da solo, da sola, oppure una persona a cui piace intraprendere certi percorsi di un certo spessore anche, in modo solitario, ma per adesso prendetela come un'avventura. Vi dico, qua con la carta degli amanti, con la carta del nuovo amore, mi dà la sensazione che potrebbe nascere qualcosa, ma va costruito, va proprio costruito con consapevolezza. Bene, amici della prima scelta, spero che la lettura vi sia stata un po' di ispirazione, vi sia stata così di aiuto, di speranza. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro di incontrare questa persona molto presto, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone del secondo mazzo che hanno scelto la regina di spade. Andiamo a vedere anche per voi chi sarà la prossima persona che vi farà battere il cuore. Ripeto, può essere sia un'avventura, una relazione diciamo così veloce, piuttosto che un inizio di una relazione più seria. Io comunque vi invito a guardare nella descrizione del video perché ci sono dei link interessanti, ci sono le previsioni mensili, le previsioni per i single, insomma date un'occhiata perché potete trovare qualche cosa che vi interessa. Allora, iniziamo, wow, iniziamo con un bel mondo. 8 di coppe. Giudizio, diavolo, 6 di denari, temperanza, 10 di denari, cavaliere di spade, abbiamo un 2 di bastoni e un asso di bastoni. Dunque, diciamo che per prima cosa ho la sensazione che sia una persona che abbia già fatto un certo tipo di percorso personale, abbiamo sia il mondo che il giudizio. Quindi in qualche modo potrebbe anche essere una persona, ragazzi, che ha avuto un risveglio spirituale, vi dico. Perché anche qui poi abbiamo la temperanza, un 6 di
di denari e abbiamo anche il diavolo. Quindi qui ci potrebbe essere, mi viene da dire, una fase di risveglio spirituale in atto, perché qui questo diavolo mi parla principalmente del fatto che potrebbe essere una persona molto egoica, molto piena di sé. Probabilmente è una persona che è piena di strutture mentali con questo diavolo. Però vi dico che ne ha già passate molte. È come se fosse in fase di lavorazione, diciamo così. E ho l'idea, perché di solito quando c'è, io qua in questo senso, è un serpente che va attraverso, diciamo, questi giunchi, non so, dei bastoni. A me dà la sensazione di gabbia, come se ci fossero delle gabbie mentali, delle strutture, e in effetti poi se guardo la Regina di Spade è proprio quella carta che dice di fare dei progetti, dei programmi, degli schemi, degli elenchi, di organizzare, e quindi ho come la sensazione che questa persona, per tenere sul suo mondo, per tenere su tutta la sua struttura, abbia dovuto sviluppare un certo tipo di rigidità mentale, e il fatto che qua ci siano sia il 6 di denari e la temperanza, ho come l'idea che sia una sorta di zona di comfort che gli serve per sentirsi bene, per stare bene. Io non credo che la persona, adesso poi la andiamo a vedere con i mini tarocchi, però non credo che la persona sia cosciente del fatto che sia talmente tanto rigido che potrebbe iniziare a diventare anche un po' tossico. Io non dico che la persona in sé sia tossica, ok? Però è questa sorta di rigidità che ha che potrebbe far risultare tossica qualche situazione, diciamo così. Poi, che altro vi posso dire? Ah, devo dire che innanzitutto, non so perché, potrebbe essere una persona straniera, ragazzi, quindi diversa dalla vostra origine, o comunque straniera rispetto al posto dove voi state vivendo, o magari no, magari è straniera. Comunque, vabbè, ehm, cioè, o ha una cultura diversa, o ha una religione diversa, o ha una mentalità diversa, o ha una struttura mentale molto diversa. Potrebbe anche essere un tipo di educazione. Per esempio, non so, vedendo un po' le carte, vi dico che potrebbe essere una persona con uno studio. Beh, da un lato lo sento umanistico. Potrebbe essere qualcuno che si occupa di risorse umane. Potrebbe essere qualcuno che si occupa con commercio con l'estero. Potrebbe essere qualcuno che è in alto nella scala gerarchica a livello di lavoro, cioè ha già una posizione. Potrebbe essere anche un giudice, ragazzi, un notaio, un avvocato, cose di questo stile. È una persona che comunque ha dei sottoposti, segue un gruppo, diciamo così. A livello fisico mi sembra una persona prestante e sana, diciamo così, ma perché cerca di stare in equilibrio, mi viene da dire, vedendo queste tre carte così. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Guardate, ho l'idea che un'altra cosa che vi dico prima di tirare i tarocchi. Allora, potrebbe essere una persona tanto mentale, come vi dicevo prima, no? Tanto razionale, una persona che si spiega tutto, e questo potrebbe, diciamo, svilupparsi, diciamo, il lato B della medaglia potrebbe essere che non si lascia tanto trasportare dalle emozioni, o che magari sia una di quelle persone che abbia una mentalità scientifica, ipotesi, e che quindi metta un po' in secondo piano tutto quello che è il lato emotivo, mi verrebbe da dire.
Um, un'altra cosa che vi devo dire è una persona che ama fare le cose con una certa calma, con una certa, come vi dicevo prima, razionalità. Sento che è una persona che pondera molto, però è anche una persona che aiuta volentieri gli altri, ragazzi. È una persona che si presta comunque, che e potrebbe avere anche, vi dirò, delle doti artistiche. Infatti non nego che uno dei posti dove potreste conoscere questa persona è o a una mostra di pittura, a un corso di pittura, in un negozio dove si vendono strumenti per la pittura. C'è qualche cosa che ha a che vedere con anche la scrittura, ipotesi, ehm, la fotografia, c'è un qualche componente artistica, ehm, anche, anche se lo sento poco, però potrebbe esserci qualche cosa a contatto con la natura. Perché comunque avete la temperanza, parla di arte, parla di natura. Avete, l'altra persona ha la temperanza. Ok, andiamo a vedere carta per carta. Allora, qui abbiamo un 10 di coppe per il mondo, un appeso per l'8 di coppe, andiamo a vedere il giudizio, 9 di coppe per il giudizio. Voglio un'altra carta per il mondo e il 10 di coppe. Ragazzi, io qui ho come la sensazione che questa persona potrebbe essere lontana da un figlio, come se per questioni magari di lavoro o X ragioni abbia il figlio lontano. È come se non stesse vivendo o non sapesse come vivere un'unione familiare con questo affetto, con questo figlio potrebbe essere. C'è comunque qualche bambino in mezzo. Potrebbe essere anche un nipote, eh. Però sì, ho come l'idea che... Perché potrebbe anche essere una persona che ha sofferto a causa di questa separazione, se vogliamo, di questa lontananza, e abbia un pochettino congelato con questo appeso e l'otto di coppe, al contrario, il suo contatto con la propria emotività, magari per non soffrire. Ok, però vi dico, io ho come la sensazione che questa persona sia consapevole di certi passi che la vita ci mette davanti. È come se avesse un po' ritrovato l'amor proprio questa persona. Vi dico, al giudizio, quindi qui ci potrebbe essere davvero un momento per questa persona dove si slega dal proprio ego, dalla propria rigidità, perché la causa, mi viene un po' da dire, è stata questa lontananza da questo sole, che se non è il figlio potrebbe essere la sua essenza, come se avesse vissuto un ruolo, stesse vissendo, eh sì, o stesse vivendo un ruolo che in qualche modo allontana da sé. E qui è come se ci fosse questa sorta di rivoluzione, di evoluzione, di rinascita. Andiamo a vedere queste carte qui, perché ho come l'idea che sia proprio in questa fase di cambio che voi conoscerete questa persona. Abbiamo la luna e un 4 di bastoni. E sento che questa persona, ragazzi, è in una fase di trasformazione personale proprio probabilmente mi viene da dire come se fosse necessario l'incontro con voi, perché è come se
dovreste sciogliergli un po' la parte femminile, la parte emotiva, la parte ricettiva e giustamente come se fosse una sorta di accompagnamento in questo suo risveglio spirituale. Andiamo a vedere 6 di denari. Abbiamo il 3 di coppe, 2 di coppe e asso di coppe, ragazzi. Devo dire che la sento una persona corretta, la sento una persona, credo che sia solo ferita e che abbia come creato delle strutture, anche qui abbiamo l'imperatore, intorno a sé che lo fanno un po' sembrare, diciamo, o la fanno sembrare un po' questa regina di spade, rigida, fredda, però in realtà dentro ha tanto. Voglio andare a vedere la temperanza. Scusate. Va bene ragazzi, continua a spegnersi tutto perché c'è la batteria scarica, quindi ho già estratto tutte le carte, cercherò di essere breve in modo da riuscire a registrare tutto fino alla fine. Allora, devo dirvi che questa persona, come vi dicevo, ha delle rigidità mentali, potrebbe essere anche a causa del suo lavoro, lo sento molto solitario nella gestione del suo lavoro. È una persona concreta che affronta le cose, non è una persona che ama scappare, non è una persona a cui piacciono le risposte evasive, però vi dico, potenzialmente qui ci potrebbe essere una relazione, perché c'è un 2 di coppe e un asso di coppe. Lui è, o lei è propensa, ma è come se fosse working in progress, se stesse elaborando o lavorando per sciogliere quelle che sono le paure e tutto quello che sono i condizionamenti, magari anche la rabbia repressa, visto che c'è il diavolo, che questa persona ha vissuto. Vi dico i tempi sono un po' lunghetti sinceramente, nel senso che potreste conoscerla subito, ma da lì a poi iniziare a parlare, iniziare insomma a conoscere la persona potrebbero passare un 3 mesi, 3-4 mesi così, da quando ascoltate la lettura. La conoscenza invece potrebbe arrivare in tempi molto veloci, però da lì a dire che si passa ad una frequentazione di un certo stile, ci vorranno un 3-4 mesi, ragazzi. Prestante a livello fisico, sempre pronto o pronta ad aiutare gli altri, concreta come persona, è una persona che fa un passo alla volta, è in una fase di cambio, quindi non stategli col fiato sul collo o non stateli col fiato sul collo. Per il resto andiamo a vedere Osho, vediamo quanto tempo riesco ancora a registrare. Consapevolezza. E integrazione. Ragazzi, un'altra volta la temperanza. Una, due, no, una, due, dov'è? No, questa qua era, 1, 2, 3. Va bene, comunque. È l'integrazione di questo momento. Io direi che voi farete parte integrante di questo momento per far sì che questa persona riesca ad effettuare questo cambio. Lo sento un po' come un incontro predestinato, sarà perché c'è il giudizio, sarà perché c'è anche il diavolo. Vi dico, attenzione a gestire la cosa in un certo modo perché un certo grado di tossicità sì c'è. Sono sicura che è facilmente toglibile lavorando sulle proprie paure, sulle incertezze insomma di questa persona, però non vi nego che sì, un pelo qui c'è. Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi, vediamo se ce la facciamo. Intanto vi saluto già ragazzi, vi porto avanti. Allora, pensa con ottimismo alla tua vita amorosa. Pensare positivo e avere fiducia ti porteranno l'amore. Effettivamente io dico spesso, no, che ritornano le vibrazioni che noi emaniamo, quindi se noi abbiamo emozioni o vibrazioni negative attiriamo persone, diciamo così, negative.
Se invece si pensa che le cose si possono migliorare, che si può sempre andare meglio, si può sempre fare di più, automaticamente si va verso la luce, si va verso l'alto, si va verso una miglioria costante. Ce l'ho fatta, un po' di corso ma ce l'ho fatta, ragazzi. Spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti, e mettete like, iscrivetevi e condividete il video se volete supportare il canale, e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio, vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!